amici e amiche del segno della Vergine, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 5 all'11 gennaio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo iniziare la vostra lettura. Partiamo proprio dalle energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Allora, come prima carta troviamo quella dei pesci, molto, molto bella, molto attiva e in movimento perché spesso ci porta delle novità, un qualcosa che arriva e che può riguardare una progressione, un miglioramento, un guadagno, un ottenimento, una soddisfazione, un qualcosa che riguarda la nostra stessa indipendenza, i nostri spazi, dei vantaggi, ha a che fare anche con i viaggi, quindi esserci degli spostamenti. Chi vuole decidere magari di fare una vacanzina adesso perché non è riuscito precedentemente, oppure dei viaggi, degli spostamenti che hanno quel retroscena positivo per nuovi sviluppi di alcune situazioni. Assolutamente sì, a volte può essere anche un qualcosa di piccolo, di semplice, un diletto, un piccolo viaggetto, una gita, eccetera. Poi troviamo la torre, forse alcune cose che si sono già mosse precedentemente, ma soprattutto che hanno una svolta proprio all'inizio della settimana, vi metteranno nelle condizioni di osservare, di valutare qualcosa, ma soprattutto di prendervi il tempo per riflettere. C'è una nuova consapevolezza, c'è l'opportunità di prepararsi a una nuova fase o ad affrontare meglio una circostanza, un evento, anche magari parliamo di situazioni più complesse che quindi a maggior ragione hanno bisogno di cura e di attenzione da parte nostra, oppure semplicemente abbiamo bisogno di riposarci, di staccare un po' la spina. Forse proprio qui si può parlare di non proprio un viaggio, per chi ha l'opportunità di farlo, sì, magari opportunità di continuare a procedere nelle varie cose della vita insomma che svolgiamo, però cogliere quel momento proprio per fare delle cose che ci piacciono, delle cose che ci interessano, per incontrare qualcuno, per fare una visita o anche nuove conoscenze. Dico questo perché c'è la carta dell'uomo che può far riferimento a una persona nello specifico, che può sostenerci, aiutarci, può essere una nuova persona, magari qualcuno che può aiutarci soprattutto nelle questioni più pratiche, eccetera. A volte può anche riferirsi, essendo una stesura generica, a voi stessi, quindi indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna è lo stesso, si parla di energia, vuol dire che per affrontare determinate cose bisogna essere decisi, forti, razionali, agire immediatamente, eccetera, eccetera. Quindi energie maschili in azione. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e troviamo anche un po' quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. E adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Ambito amore e coppia single, alcune cose comunque consiglio di ascoltarle perché possono fare riferimento anche ai rapporti più importanti di amicizie, famiglia, eccetera. Abbiamo la bellissima rosa di Natale che oltre a portare un dono, magari potrebbe esserci anche qualcuno che vi dona qualcosa, un regalino post Natale, può succedere e magari vi arriva proprio in questo momento. Può essere anche
proprio della persona amata, non solo, un dono, un atteggiamento, una sorpresa, una proposta inattesa, per certi aspetti un po' più complessi un chiarimento, un qualcosa che comunque porterà un po' più di serenità e tranquillità. È vero che magari, purtroppo con questa carta alcuni conflitti possono esserci, però forse magari sono situazioni esterne, degli ostacoli, degli imprevisti, quindi se, organizzate qualcosa magari, fatelo appunto in modo molto, pratico e razionale, calcolando, qualsiasi cosa, quindi andando a pianificare, non solo come abbiamo visto un viaggio, potrebbe essere un progetto, potrebbe essere qualsiasi altra cosa, quindi questa carta vi sta dicendo che potrebbe esserci un imprevisto. Se invece si tratta di un conflitto interiore, di una indecisione, vostra, se condividerla, se comunque, cercare di manifestarla, insomma di dirla, allora, di aspettare il momento giusto, di riflettere, assolutamente su quello che state pensando e poi magari di esternarla. Per i single queste vogliono dire che magari c'è un po' di insoddisfazione, che è vero potrebbe esserci qualche novità interessante, come qualcuno che si fa sentire, un messaggio, un incontro, è vero un qualcosa di positivo, però effettivamente, bisogna poi vedere l'evoluzione, perché magari è un qualcosa che rimane lì, in quel momento, in quella circostanza, potrebbe essere colta come opportunità, questo insomma, dipende da entrambi, potrebbe esserci quindi qualche novità interessante da questo punto di vista o comunque diciamo aspettare che magari alcune cose si possano evolvere nel verso giusto. Comunque questa è positiva, che può indicare, una specie di riappacificazione, può indicare una certa complicità, comunque di fondo, un sentimento, un qualcosa che può essere pronto a sbocciare o se proprio non sboccia vuol dire che ci sono altre circostanze molto, molto più complesse che ovviamente in una stesura generica, potrebbe essere molto, molto difficile da individuare, ma questo potreste capirlo voi. Per quanto riguarda le cose più pratiche del lavoro troviamo l'artista ha a che fare sia con noi, con il nostro modo di gestire le varie cose, con affidabilità, anche con creatività, interesse, pazienza, passione, eccetera. Però ci parla anche di progetti di lunga durata e anche a lungo termine, quindi bisogna lavorare, concentrarsi, pianificare per bene tutto, qualsiasi cosa, per far sì che poi ci sia questa realizzazione. Quindi lavorare adesso nel miglior modo, proprio per avere questa realizzazione. È vero che in realtà può anche, esserci adesso una realizzazione, soprattutto per cose che avete fatto, precedentemente e infatti ce lo dice anche la carta del denaro che, indica un ottenimento, un successo, oppure l'arrivo di un aiuto inatteso, di un rinnovamento, possibilità di, avere dei vantaggi o comunque di fare degli affari, vantaggiosi. E poi non solo, ha anche a che fare, come dicevo, non solo con l'aiuto, inatteso, anche con il passato, con le nostre esperienze, con gli aiuti, con i consigli che possono essere molto, molto proficui, in tutte le faccende materiali, denaro, lavoro, eccetera. E abbiamo la fanciulla, giovane fanciulla che per le questioni pratiche indica stabilità, tranquillità, serenità, quindi, riuscire a far funzionare, le cose nel miglior modo possibile. E questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Vuol dire che alcune cose hanno un
po', diciamo, bisogno o di più attenzione o di più cura o di una pianificazione, precisa e di attesa e di aspettare poi, l'evoluzione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!